Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. Come vedete dal titolo che vedete nella mia finestra grafica, qui in alto a sinistra, vi parlerò in questo video di lamiera e riprenderemo quindi un argomento abbastanza importante e parleremo di funzioni di lamiera che non abbiamo ancora visto, ovvero la funzione flange e la funzione taglio estruso. Però prima di entrare nel vivo di questi due argomenti, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare i miei video e mettere dei like che mi fanno sempre piacere. Ok, iniziamo. Il comando flange e il comando taglio estruso sono sostanzialmente questo e questo. Li vedete ancora grigi perché ancora non abbiamo definito nessuna parete di lamiera alla quale queste due funzioni si vanno ad agganciare. E quindi andiamo subito a fare. Andiamo a fare una parete rettangolare con planare. Scegliamo al solito il nostro piano di sketch, andiamo a disegnare velocemente un bel rettangolo centrale e confermiamo. Lo spessore viene definito come 2, ci va bene e quindi confermiamo. Se invece ci rendiamo conto, perché anche voi immagino che farete qualche prova, più o meno in maniera molto smart come le faccio io, disegnando delle geometrie molto semplici e molto velocemente, sappiate sempre che selezionando la funzione e facendo modifica potete tranquillamente ingrandire o rimpicciolire questo sketch e quindi questa parete di lamiera trascinandola in maniera dinamica. Poi basta fare un clic esterno per far sì che questa funzione si aggiorni e si rigeneri. Come vedete adesso il comando flangia e il comando taglio estruso si sono attivati, ma iniziamo a parlare del comando flangia e in particolar modo delle sue differenze col comando piatto che abbiamo già visto nel video precedente, e se non l'avete fatto andatevi a vedere gli altri video che abbiamo fatto sulla lamiera. Prendiamo il comando flangia. La definizione del comando flangia è molto simile a quella del comando piatta, nel senso che dobbiamo sempre andare a selezionare uno spigolo. Poi posso decidere il lato dello spessore, posso, selezionando l'altro spigolo, anche invertire la parete e la piega. Il comando flangia ha un'altra particolarità, che è anche una differenza rispetto al comando piatto, che mentre il comando piatto io posso aggiungere più pareti, questo in realtà solo nelle ultime versioni di Creo, credo Creo 8, Creo 9, Creo 10, Creo 11, nel comando flangia, e questo da sempre, io posso far sì che ci siano altre pareti su degli spigoli adiacenti, ma non vado a usare il CTRL come nel comando piatto, vado a usare lo SHIFT, proprio perché devono essere delle pareti adiacenti, quindi lui le deve vedere come se fosse un unico percorso. Quindi devono essere degli spigoli che hanno un vertice in comune. Quindi posso selezionare questo, poi posso selezionare questo e posso sempre con lo Shift andare a togliere quello che poi mi rendo conto non mi serve più. Le pareti che vado a creare col comando flangia anche in questo caso si possono modificare interamente trascinando le varie maniglie che servono a gestire i vari parametri, così come posso far sì che la parete interessi una porzione dello spigolo selezionato e non tutta. Quindi poi posso anche andare ad agire su queste quote per far sì che il lato di questa lamiera vada a coincidere con il vertice di questo spigolo. La vera differenza tra il comando flangia e il comando piatto è che nel comando flangia noi andiamo a gestire quello che vediamo nella vista, in questo caso frontale, e quindi il profilo della lamiera, quello che vediamo di profilo, di taglio, mentre col comando piatto noi andiamo a cambiare la forma di questa parete, che può essere rettangolare, trapezoidale, ad L e a T, e poi può essere anche definita di sketch, ma con lo sketch noi andiamo sempre a definire nel comando piatto questa forma qua, mentre invece nel comando flangia con lo sketch noi andiamo a definire questa forma che vediamo di taglio. Però innanzitutto vediamo quelle che sono le opzioni che ci mette a disposizione la libreria proprio sotto il menu forma. E abbiamo una forma ad arco dove in realtà, se andiamo a zoomare, vediamo che c'è una prima piega molto stretta con raggio interno pari allo spessore, scusate il calo di voce, e un arco un pochino più grande. Poi posso scegliere la forma ad S, che è fatta in questo modo. Ovviamente tutte le maniglie gialle che vedete rappresentano le quote, i parametri che possiamo modificare di queste forme.
così come possiamo andare a scegliere la forma aperta, che sarebbe una piega che normalmente viene utilizzata per evitare di tagliarsi con il bordo della lamiera, ma anche per dare un po' più di struttura. Abbiamo la piega a filo, dove il raggio interno è sostanzialmente un raggio nullo. Nelle vecchie versioni di Creo questa piega a filo veniva definita come piega a paro, probabilmente la traduzione era un po' infelice, forse questa è un po' più comprensibile. Piega a gomito, che è questa, che in genere si utilizza per sovrapporre più elementi di lamiera. Risvolto, C e Z. E queste sono le varie forme possibili. Poi in realtà possiamo personalizzarla totalmente, ma altrimenti possiamo partire da una di queste e andarla a personalizzare tramite il comando che troviamo sotto forma, e basta cliccare su Sketch. Però io in questo caso la voglio personalizzare totalmente da zero, quindi vado direttamente nel menu forma su definito utente, quindi non mi mostra nessuna anteprima perché ancora non ha una forma, ma nel menu forma appunto premo Sketch e premo ancora su Sketch. A questo punto posso o disegnare una roba a spigolo vivo, anzi faccio un esperimento in diretta, provo a fare una roba di questo tipo, vediamo se è in grado di farla. Creo, sì, la fa, quindi fa sostanzialmente, dove ci sono gli spigoli vivi mette delle pieghe standard di default, ma altrimenti posso anche, ritornando nello sketch, andare a personalizzarla in maniera un po' più forzata, se vogliamo, un po' più brutale. Ad esempio vado a mettere un arco di circonferenza, in questo caso se definiamo degli archi è bene che siano tangenti, un tratto rettilineo, anche questo cerco di farlo tangente, e di nuovo un arco. Confermo, gli viene dato lo spessore e mi fa la parete di lamiera. Ovviamente c'è anche la possibilità, ma magari lo vedremo in altri video, in altre lezioni successive, c'è anche la possibilità di crearsi una libreria di queste forme che poi andremo a utilizzare all'interno di questo comando. Stessa cosa vale per il comando piatto, anche lì possiamo personalizzarci delle forme e utilizzarle. Ok, per quanto riguarda poi le altre possibilità, adesso ritorno sulla parete ad L. Per quanto riguarda le altre possibilità, abbiamo sempre la possibilità di gestire la posizione di piegatura esattamente come il comando piatto, quindi non entro nel merito perché sostanzialmente il concetto è lo stesso, così come i tagli a 45 gradi che abbiamo già visto nel precedente video. Per quanto riguarda il comando flangia, abbiamo detto tutto. Ci sono dei piccoli dettagli da approfondire come la possibilità di fare scariche, anzi no, mi sono dimenticato una cosa che vi mostro, ma ve la mostro annullando questo comando e ricominciando, così vi mostro un secondo dettaglio importante. Ripremo flangia, scelgo lo spigolo, il primo, in questo caso premo Shift e invece di selezionare gli altri spigoli adiacenti andandoci sopra con il mouse, vado al centro, più o meno al centro della lamiera rettangolare. Vedete che si preselezionano gli altri tre spigoli rimanenti e basta in questo caso cliccare col tasto sinistro e quindi lui è in grado di farmi delle pareti sovrapposte di questo tipo, anche qui con il vantaggio di fare uno scatolato rettangolare piuttosto che a imbuto in maniera molto veloce. Però adesso riporto l'angolo di piega a 90 gradi perché voglio mostrarvi un altro aspetto, scegliendo però la vista dall'alto, ok, che è la possibilità di gestire la sovrapposizione di queste lamiere qui. Per farlo basta andare su trattamento angolo e scegliere in questo menu le varie scelte che abbiamo a disposizione. Abbiamo aperto, che è quella di default, abbiamo spazio, dove possiamo mettere una quota di distanza tra questi angolini come è rappresentato qui, che di default è pari alla metà dello spessore della lamiera, oppure abbiamo cieco, in questo caso cambia solo la tipologia di quote che vengono definite, o abbiamo sovrapposto, quindi appunto c'è una sovrapposizione dei due lembi di lamiera. Possiamo anche invertirli e possiamo eventualmente anche aggiungere uno spazio che magari può essere comodo per definire una saldatura, e quindi possiamo dirgli
dargli un valore di questa distanza che di default viene posta in questo caso sempre alla metà dello spessore. Questa gestione la possiamo fare per i singoli angoli, ma anche possiamo andarla, come vedete quest'altro angolo mantiene l'altra gestione perché avevamo selezionato l'angolo 1, però possiamo anche gestirla per tutti contemporaneamente o in maniera differenziata per i vari angoli. A questo punto annullo e adesso vi voglio mostrare, direi che faccio una parete piatta qui, lascio un angolo di inclinazione diverso da 90 gradi, quindi in questo caso stiamo a 64, facciamo gli diamo 60, confermiamo e adesso prendiamo il comando taglio estruso che come vedete è attivo perché ovviamente adesso abbiamo qualcosa da tagliare. Il comando taglio estruso è molto simile a un'estrusione di taglio che potremmo fare nella modellazione solida, ma ha una particolarità che ora cerco di mostrarvi. Prendo il comando, in questo caso vado a scegliere come piano di sketch questo e non questa faccia, ma potrei volendo anche scegliere questa, solo che non riuscirei poi a mostrarvi una particolarità. Quindi scelgo questa, prendo il comando cerchio e vado a definire un cerchio. Confermo lo sketch, spengo i piani, lui mi fa il taglio estruso nel lato sbagliato, basta cliccare sulla freccia e invertire il lato di taglio che lo vedo. La particolarità di questo comando è che lui fa dei tagli che sono sempre ortogonali alla parete che questi tagli interessano. Quindi in questo caso questo taglio va a interessare questa parete qui, quindi lui sostanzialmente va a proiettare lo sketch su questa parete e fa un taglio ortogonale perché si immagina che in realtà questo taglio sarà fatto sul foglio di lamiera iniziale, piatto, che non è stato ancora piegato, e verranno fatti questi tagli con una punzonatrice, quindi il bordino che vediamo qui in giallo sarà in realtà ortogonale sempre al foglio di lamiera. Abbiamo anche la possibilità di disattivare questo taglio normale a superficie, basta cliccare qui e sarà un taglio molto simile a un'estrusione, quindi noterete che questo bordino è coassiale alla circonferenza. Però ripremendo qui, come poi è di default, ritorniamo alla normale funzionalità di questo comando e se ci mettiamo nella vista da destra, ok, in realtà noterete questo bordino che vedete non è altro che lo sketch. Voglio vedere se cambiando visualizzazione si vede un pochino meglio. Sì, quindi questo in giallo è lo sketch. Come vedete lui sostanzialmente è andato a proiettare questo sketch sulla parete esterna, che è quella che noi vediamo adesso, per poi fare un taglio ortogonalmente. Se invece vado qui e cambio e scelgo normale a superficie di offset, in realtà questo sketch viene proiettato sulla parete interna, quella che noi non vediamo in questo caso. Di conseguenza il taglio si sposta un pochettino verso il basso. Possiamo anche dirgli di fare una proiezione di metà circonferenza sulla superficie interna e dell'altra metà della circonferenza sulla superficie esterna. Questo farà sì che innanzitutto questo taglio presenterà questo bordino che in realtà è un bordino piatto e questo fa sì che questo taglio consente il passaggio di un albero ortogonalmente al piano di sketch che abbiamo utilizzato con il diametro uguale a quello sketch. Nelle altre due sezioni invece non avremmo potuto farlo. Sotto opzioni possiamo gestire il lato 1 e il lato 2 come si fa normalmente sull'estrusione. Se invece di fare un taglio normale a superficie disattiviamo il taglio normale a superficie, abbiamo delle funzionalità che sono molto più simili a quella dell'estrusione nella modellazione solida. Possiamo anche aggiungere una conicità, ma devo dire che in lamiera si usa veramente poco questa funzione, si usa invece con il taglio normale a superficie perché ha veramente molto più senso. Ok, a questo punto io confermo, direi che per quanto riguarda queste funzioni è tutto. Esercitatevi anche in maniera molto semplice disegnando degli oggetti come faccio io nei miei video, molto banali, così imparate a prendere dimestichezza col comando, ne imparate la logica, ne imparate
la sequenza di selezione che bisogna fare per portarlo a termine e poi potete applicarlo su dei modelli un po' più realistici che magari affrontate nel vostro lavoro di tutti i giorni o nei vostri piccoli o grandi progetti che dovrete affrontare. Va bene, vi saluto, un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!